Cafè è un gioco di carte da 1 a 4 giocatori, dove i partecipanti gestiscono aziende che coltivano, lavorano e consegnano il caffè alle più raffinate caffetterie della Belle Époque portoghese. Il gioco simula il processo di lavorazione dei chicchi di caffè rappresentati da piccoli cubi di 4 colori diversi. Ogni turno i giocatori scelgono una delle 3 carte sviluppo disponibili, la posizionano sulla loro filiera produttiva e successivamente spendono punti azione per coltivare il caffè, essiccarlo, tostarlo e infine consegnarlo alle caffetterie o ai loro magazzini personali. Nel gioco sono presenti 4 carte iniziali, che vengono scelte dai giocatori a inizio partita insieme alle relative carte azienda e determinano la posizione delle prime 6 caselle. 4 carte azienda, sulle quali si trova una tabella per tenere il conteggio dei punti azione e un moltiplicatore di caffè per il magazzino personale da utilizzare qualora siano terminati i cubi dalla riserva comune. 48 carte sviluppo, cioè le carte che i giocatori devono collocare a ogni turno sopra quelle piazzate nei turni precedenti sulla filiera produttiva. 8 carte dell'espansione Espresso, le cui regole verranno spiegate più avanti nel tutorial. 140 cubi di caffè, ovvero le unità di caffè da coltivare, essiccare, tostare e infine consegnare alle caffetterie o al magazzino. Esse sono suddivise in 4 gruppi di colore diverso, da 35 unità ciascuno, che rappresentano 4 diverse origini di caffè. 4 cubi grandi, da utilizzare sulla tabella della carta azienda per tenere il conteggio delle azioni nel turno, e un segnalino maestro del caffè, che determina il giocatore iniziale del round. Esattamente come sulle carte iniziali, sopra ogni carta sviluppo sono presenti 6 caselle che possono presentarsi vuote o con un determinato simbolo. Le caselle coltivazione generano cubi di caffè del relativo colore e sono contrassegnate dalla lettera A. I cubi vengono successivamente spostati tramite azioni sulle caselle essiccazione contrassegnate dalla lettera B, a seguire su quelle tostatura con la lettera C. E infine sulle caffetterie che possono occupare 1 o 2 caselle e sono contrassegnate dalla lettera D. Sopra queste ultime sono indicati la città con l'anno di apertura della caffetteria e un valore di punti vittoria che può essere ottenuto a fine partita se la caffetteria è stata rifornita completamente dei cubi di caffè indicati. Inoltre sulle carte sviluppo può essere presente un'icona tazzina che permette al giocatore di aumentare di 1 il numero delle azioni da effettuare nel proprio turno. Quando il giocatore di turno sceglie una carta sviluppo con l'icona tazzina, deve scartare a scelta uno dei propri cubi di caffè presenti nel magazzino. Un'altra icona che può essere presente sulle carte sviluppo è quella di una nave. Le navi forniscono uno sconto sulle carte sviluppo tazzina. Se un giocatore ha 2 o più navi visibili sulla sua filiera produttiva, non deve pagare alcun cubo per prendere una carta sviluppo che contiene una tazzina. Durante una partita può verificarsi l'eventualità che tutte le carte sviluppo disponibili contengano una tazzina e che il giocatore di turno non abbia cubi disponibili in magazzino e o 2 navi visibili nella filiera produttiva. In questo caso il giocatore sceglie comunque una carta sviluppo, ma la scarta senza aggiungerla alla propria filiera. Dopodiché esegue le azioni a cui ha diritto come di consueto. I cubi di caffè vengono collocati sul tavolo divisi per colore. Questi 4 gruppi rappresentano la riserva comune. Ogni giocatore prende una carta azienda con la relativa carta iniziale e posiziona il cubo grande sopra il numero 1 della sua tabella dei punti azione. I giocatori prendono 4 cubi ciascuno, uno per colore, e li posizionano sotto i relativi chicchi di caffè della loro carta azienda. Quest'area viene considerata il magazzino del giocatore. In base al numero di giocatori vengono rimosse alcune carte sviluppo dal gioco. In una partita in solitario vanno rimosse dal mazzo le 8 carte con il simbolo stella sul dorso e 16 ulteriori carte sviluppo selezionate casualmente. Se si gioca in 2, si rimuovono le 8 carte con il simbolo stella e altre 8 carte sviluppo casuali. Se è una partita a 3 giocatori, si rimuovono solo le 8 carte stella. In una partita a 4 si utilizzano tutte le carte stella e carte sviluppo. Si mischiano le carte sviluppo, aggiungendo le eventuali carte stella e si posiziona il mazzo a faccia in giù vicino alla riserva comune. L'ultimo giocatore ad aver bevuto un caffè riceve il segnalino maestro del caffè. All'inizio di ogni turno, il maestro pesca 3 carte sviluppo e le dispone sul tavolo a faccia in su. Partendo dal giocatore alla sinistra del maestro e procedendo in senso orario, ogni giocatore prende una carta sviluppo dalle 3 disponibili e la sostituisce con una nuova pescata dal mazzo.
Infine il maestro prende una delle ultime 3 carte sviluppo scoperte e sposta le 2 carte rimanenti nella pila degli scarti. È importante ricordare che se un giocatore opta per una carta sviluppo con una casella tazzina, egli deve pagarne il prezzo, spostando un cubo di caffè a scelta dal magazzino alla riserva comune. Quando ogni carta sviluppo è stata scelta, i giocatori collocano simultaneamente la loro carta nella propria filiera produttiva. Ogni carta piazzata deve obbligatoriamente coprire da 2 a 4 caselle visibili della filiera e va collocata sempre sopra e mai sotto le altre carte. Le carte sviluppo possono essere ruotate a piacimento ed è possibile collocarle sopra a più carte della filiera, sempre se ovviamente non coprono più di 4 caselle. Se la carta sviluppo viene piazzata sopra caselle contenenti cubi di caffè, questi ultimi vengono rimossi dalla filiera e posti nella riserva comune. Dopo aver posizionato la carta, i giocatori contano le tazzine visibili sulla propria filiera e posizionano il cubo grande sul numero corrispondente della propria tabella azione. Essi hanno a disposizione 4 azioni differenti da effettuare sulla loro filiera, che possono essere ripetute più volte ed eseguite in qualsiasi ordine. È possibile effettuare un massimo di 8 azioni per turno. Per eseguire un'azione sulla filiera è necessario spendere un punto azione facendo arretrare il cubo grande sulla tabella. Le 4 azioni disponibili si dividono in: il giocatore di turno sceglie una casella chicco e posiziona un cubo di caffè nel relativo colore. Nella stessa azione è possibile scegliere un gruppo di caselle chicco unite fra di loro in modo ortogonale. Il giocatore piazzerà dunque un chicco del giusto colore su ogni casella adiacente. Il giocatore di turno sceglie uno o più cubi di caffè dello stesso colore posizionati sulle caselle chicco della propria filiera e li colloca su una casella essiccazione. Non è possibile aggiungere altri cubi su una casella essiccazione già occupata. Se il giocatore riesce ad allineare ortogonalmente altre caselle essiccazione, può spostare su di esse più cubi di diverso colore con una singola azione. Come per l'essiccazione, il giocatore di turno sceglie uno o più cubi di caffè dello stesso colore, posizionati sulle caselle essiccazione della propria filiera, e li colloca su una casella tostatura. Anche qui non è possibile aggiungere cubi a caselle tostatura già occupate, e allineando ortogonalmente le suddette caselle è possibile spostare su di esse più cubi di diverso colore, sempre con una sola azione. Il giocatore prende tutti i cubi tostati da tutte le caselle tostatura e li consegna a una o a più caffetterie e o al suo magazzino personale. La partita termina quando i giocatori hanno svolto le azioni nell'8º e ultimo turno. Si contano i guadagni per ogni caffetteria rifornita sulla filiera e per i cubi di caffè conservati in magazzino. Il colore di cui il giocatore possiede meno cubi gli fa guadagnare 2 punti per cubo. Se la quantità minima di cubi di un colore è 0, il giocatore non ottiene alcun punto. Inoltre, il secondo colore di cui possiede meno cubi gli fa guadagnare 1 punto per cubo. Per calcolare il punteggio del magazzino vengono conteggiati sempre e solo 2 colori, anche se 2 o più colori dovessero avere lo stesso numero di cubi. Il giocatore che ottiene più punti è il vincitore. In caso di pareggio, il giocatore con più cubi sulle caselle tostatura è il vincitore. Qualora dovesse presentarsi un ulteriore pareggio, il giocatore con più cubi sulle caselle essiccazione è il vincitore. Se il pareggio dovesse persistere, la vittoria viene condivisa dai giocatori in questione. Una volta fatta esperienza con il gioco base, è possibile provare la modalità avanzata, che aggiunge un'asta all'inizio di ogni turno per il ruolo di maestro del caffè. La preparazione del gioco viene effettuata come per quello base, ma si devono rimuovere dal gioco le 8 carte sviluppo con il simbolo stella. In una partita a 3 giocatori si rimuovono altre 8 carte sviluppo casuali per un totale di 16 carte rimosse. In una partita a 2 giocatori si rimuovono invece 16 carte per un totale di 24 carte rimosse. Il mazzo viene mischiato e posto a faccia in giù vicino alla riserva comune. All'inizio di ogni turno il maestro del caffè pesca un numero di carte sviluppo pari al numero dei giocatori più 1. Partendo dal maestro e proseguendo in senso orario, ogni giocatore può passare o puntare i cubi di caffè per diventare il nuovo maestro. I cubi scommessi dai giocatori vengono persi immediatamente e riposti nella riserva comune. Se un giocatore punta un numero di cubi pari o superiore al giocatore che ha puntato subito prima di lui, ottiene il segnalino maestro del caffè.
Una puntata deve essere di almeno un cubo. Puntare 0 cubi equivale a passare. I giocatori che passano non possono rientrare nell'asta. Se ogni giocatore passa senza puntare, il maestro resta invariato. E ogni giocatore può puntare più volte durante un turno, sempre rispettando l'ordine. L'asta si conclude quando tutti i giocatori hanno passato. Partendo dal nuovo maestro e proseguendo in senso orario, ogni giocatore prende una delle carte sviluppo a faccia in su. Le carte prese non vengono rimpiazzate. Il turno finisce quando tutti i giocatori hanno completato le loro azioni, dopodiché il maestro scarta la carta rimasta e si inizia un nuovo turno. In questa modalità i giocatori non pagano il consueto cubo di caffè per ottenere una carta sviluppo con tazzina, che viene quindi ottenuta gratuitamente. È possibile inoltre utilizzare una casella nave della propria filiera per ospitare un singolo cubo di caffè puntato durante l'asta, e il suddetto può essere prelevato da una puntata formata da più cubi. Il cubo viene collocato sulla casella nave e rimane lì fino a fine partita, o fino a quando la nave viene coperta da una nuova carta sviluppo. In entrambi i casi, quando il cubo viene rimosso dalla casella, si deve collocare nel magazzino del giocatore e viene conteggiato insieme agli altri cubi per calcolare il punteggio finale. Per giocare con l'espansione Expresso vanno aggiunte semplicemente le 8 relative carte sviluppo al mazzo di gioco. Si applicano le regole già descritte ad eccezione di una variazione nel turno di gioco, nel quale i giocatori pescano 4 carte sviluppo anziché 3, e di alcune nuove caselle sulla filiera produttiva. La casella Expresso, sulla quale il giocatore può consegnare un singolo cubo durante la relativa fase che rimane sulla casella fino a fine partita. Prima del calcolo dei punti, il giocatore può scambiare il suddetto cubo con un qualsiasi cubo della riserva comune e aggiungere il nuovo cubo al suo magazzino. La casella sacco in fase di coltivazione produce un cubo di un colore a scelta del giocatore. La casella nata offre un bonus di alcuni punti a una caffetteria rifornita adiacente ad essa in modo ortogonale. Non è possibile conteggiare più di una nata per caffetteria e la stessa nata non può essere conteggiata 2 volte. La casella Plus aggiunge un ulteriore chicco del relativo colore sulla casella durante la fase di coltivazione.